Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Concludiamo questa playlist sullo studio di funzione con l'ultima funzione, con l'ultimo caso che vi può capitare nel compito o anche all'esame di maturità. Abbiamo visto le funzioni intere, le funzioni fratte e quelle irrazionali. Ora siamo pronti per andare a fare lo studio di funzioni di una funzione logaritmica ed ecco che vi ho proposto questo esercizio. Se avete visto i miei video precedenti sapete bene che la tabella di marcia che dobbiamo utilizzare, la nostra cartina tornasole, è la seguente. Quindi quando andiamo a fare lo studio di funzione dobbiamo fare step by step questi passaggi e soprattutto dopo ogni passaggio quello che è più importante fare è andare a scrivere il risultato nel grafico. Quindi partiamo a calcolare il punto 1, il dominio di questa funzione. Abbiamo un logaritmo, quindi sapete bene, se avete visto il video sui domini di funzione, che il dominio consiste nel porre l'argomento maggiore di 0. Ovviamente questa è già risolta, quindi siamo subito pronti per andare a riportare questo risultato nel grafico. Dire che il dominio è maggiore di 0 vuol dire che la funzione sta da qui in avanti, quindi tutto questo pezzo lo andiamo a cancellare. Punto 1 fatto, andiamo a fare il punto 2, dobbiamo andare a vedere se la funzione è pari, dispari, né pari né dispari, ovvero dobbiamo calcolare f di meno x, che vuol dire andare a sostituire al posto della x nella funzione meno x. Mi raccomando, mettete sempre le parentesi perché tutta questa roba alla seconda fa x alla seconda e questo rimane ln di meno x. Come potete vedere abbiamo ottenuto una cosa che è diversa dalla funzione di partenza perché qui ho x e qua ho meno x, quindi sicuramente non è pari. Non è nemmeno dispari perché per essere dispari dovevo ottenere meno questa cosa qua, quindi ovviamente qua ln di x doveva rimanere ln di più x, mentre qua ho ottenuto ln di meno x, quindi possiamo concludere che la funzione non è né pari né dispari. Questo ci dice che la funzione non presenta simmetrie rispetto agli assi cartesiani. Graficamente non dobbiamo aggiungere nulla, quindi passiamo al punto 3. Andiamo a calcolare l'intersezione, ovviamente soltanto con l'asse x, perché con l'asse y sappiamo che il dominio è x maggiore di 0, non maggiore e uguale, e quindi ovviamente l'asse y non lo intersecherà mai, quindi facciamo solo il sistema tra la funzione e l'equazione dell'asse x, che è y uguale a 0. Andando a sostituire 0 al posto di y otteniamo questa equazione. È un prodotto uguagliato a 0, quindi dobbiamo porre uguale a 0 i due fattori. La prima viene x uguale a 0, che ovviamente non ci piace perché non fa parte del dominio, quindi 0 è escluso. La seconda, vi ricordo che questa equazione la possiamo pensare così, perché voi sapete che il logaritmo di 1 fa sempre 0. Se non vi ricordate questo passaggio andate a ripassare il video sulle equazioni logaritmiche. Ora che abbiamo lo stesso logaritmo a destra e a sinistra basta uguagliare gli argomenti, quindi viene x uguale 1. Abbiamo trovato il punto di intersezione con l'asse x che è solo 1 e ha coordinate 1, 0. Andiamo a disegnarlo in figura, faccio una scala di 3 scacchetti, quindi 3 scacchetti e 1, quindi sappiamo che la funzione dovrà passare qui, mentre in 0, siccome il mio dominio lo esclude, andiamo a fare un pallino vuoto così non ci dimentichiamo di non considerarlo. Ora che abbiamo fatto l'intersezione andiamo a fare lo studio del segno della funzione, quindi dobbiamo porre la nostra funzione maggiore di 0. Dobbiamo risolvere una disequazione tra due fattori, quindi basta porre il primo fattore maggiore di 0, il secondo fattore maggiore di 0 e poi fare la tabella dei segni. Oramai siete esperti, ve l'ho ripetuto tantissime volte nei miei video, tutte le volte che avete un qualche cosa elevato a una potenza pari, 2, 4, 6, quando ho una disequazione come questa, che mi dice questa quantità maggiore di 0, non dobbiamo fare calcoli, non dobbiamo fare niente, sappiamo che la risposta è sempre, perché una quantità, cioè una base elevata a una potenza pari, è sempre positiva. Quindi scriviamo per ogni x appartenente a R. La seconda disequazione ovviamente non perdiamo tempo perché è simile al risultato che abbiamo ottenuto con l'intersezione, solo che al posto dell'uguale c'è il maggiore, quindi viene x maggiore di 1. Facciamo la tabella dei segni. Il primo fattore dobbiamo mettere segno più sempre, perché vi ricordo che quando c'è per ogni mettete tutto più, se c'era non esiste mettevate tutto meno. Il secondo fattore dobbiamo porre
il più quando x è maggiore di 1, quindi a destra. Prodotto dei segni, più per meno, meno, più per più, più. Questa è la parte che preferisco. Andiamo a disegnare nel grafico quello che abbiamo ottenuto. In corrispondenza di 1 andiamo a fare una retta verticale. Vi ricordo che l'asse x divide il piano dalla parte positiva a quella negativa. Questo vuol dire che il primo e il secondo quadrante rappresentano il piano del più, mentre il secondo e quarto quadrante rappresentano il piano del meno. Il segno della funzione mi dice che la funzione è negativa da 1 in giù, quindi da 1 verso sinistra la funzione è negativa, cioè sta in questo piano. Questo vuol dire che devo cancellare il piano sopra. Poi da 1 in avanti la funzione è positiva, quindi da 1 a destra la funzione sta su. Questo vuol dire che devo cancellare il piano sotto. Arrivati a questo punto già abbiamo tante informazioni sulla funzione, perché sappiamo che passa per questo punto, sta sicuramente qua sopra e che il dominio è x maggiore di 0. Ora andiamo a calcolare gli asintoti. Sappiamo che l'asintoto verticale va ricercato nei punti di discontinuità della funzione, ovvero andiamo a vedere il nostro CE. Il CE ci dice x maggiore di 0, non maggiore uguale di 0, quindi 0 è escluso dal nostro dominio, quindi andremo a fare il limite per x che tende a 0 della funzione. Come sempre vado a sostituire al posto delle x 0 e quindi mi viene 0 per il logaritmo di 0. Se vi ricordate il grafico del logaritmo, sapete che il logaritmo di 0 fa infinito. Perché? Perché il grafico del logaritmo è questo. Quindi per x che tende a 0 il logaritmo si avvicina sempre di più all'asse y verso il basso, ovvero si avvicina sempre di più all'infinito. 0 per infinito è una forma indeterminata, quindi per poter risolvere questo limite possiamo andare ad applicare la regola di De L'Hopital. Per poter applicare De L'Hopital devo trasformare il mio limite in questo modo. Il logaritmo quindi l'ho ricopiato e x alla seconda l'ho portato al denominatore, quindi ho scritto fratto 1 fratto x alla seconda. Perché ho dovuto fare questo passaggio? Per poter applicare la regola di De L'Hopital sapete che la forma indeterminata che De L'Hopital accetta è o 0 su 0 oppure infinito su infinito. Andando a risostituire, il logaritmo di 0 fa infinito, 1 diviso 0, un numero fratto 0 fa sempre infinito, e quindi la forma indeterminata che di partenza era 0 per infinito è diventata infinito diviso infinito. Pertanto adesso finalmente posso poter applicare la regola di De L'Hopital. Lasciandola così non potevo applicarla. Quindi per risolvere questo limite cosa ci dice il teorema di De L'Hopital? Ci dice che devo andare a calcolare un nuovo limite delle derivate. Quindi devo fare la derivata del logaritmo. So che ormai siete esperti, se avete visto i miei video sulle derivate, sapete che la derivata di ln x è 1 fratto x. E questo è il nostro numeratore. Quindi la nostra funzione f era il logaritmo, la derivata prima è 1 fratto x. Ora la nostra funzione al denominatore, quella che ho chiamato g, è 1 fratto x alla seconda. Dobbiamo andare a fare la derivata prima, che è questa. Se il passaggio da qui a qui, cioè da qui alla derivata prima, non vi torna, andate a rivedere il video che vi ho fatto già sulla derivata di una potenza. Vi do un piccolo suggerimento, voi comunque andate a guardarlo così almeno non avete dubbi. Questa funzione qui la riscrivo sempre in maniera furba, così come x alla meno 2, in modo tale che fare la derivata di questa è più semplice, perché basta portare l'esponente davanti, meno 2, e abbassare di grado. Meno 2 meno 1, devo abbassare di un grado, fa meno 3, e guarda caso x alla terza l'ho messo sotto. Provare per credere, andate a fare gli esercizi che vi ho preparato proprio in quel video sulle derivate delle potenze. Ora andiamo a fare i calcoli. Siccome qua c'è il diviso, ho ricopiato il numeratore e il denominatore l'ho ribaltato, quindi invece di diviso lui è diventato per il denominatore ribaltato. A questo punto x e x si semplificano e quindi dobbiamo risolvere il limite per x che tende a 0 di meno x alla seconda fratto 2. Vado a sostituire al posto della x 0 e questa volta mi viene 0 fratto 2, che non è più una forma indeterminata. Noi sappiamo che per avere un asintoto verticale il limite di x che tende al punto di discontinuità della funzione deve fare infinito, quindi deduciamo che non ci sono asintoti verticali. Andiamo a vedere quelli orizzontali. Per gli asintoti orizzontali dobbiamo
dobbiamo andare a calcolare il limite per x che tende a infinito della funzione. Come sempre andiamo a sostituire infinito elevato alla seconda fa infinito per il logaritmo di infinito. Andiamo a recuperare il grafico del logaritmo, che è quello che avevo disegnato qua. Noi sappiamo che per x che tende a 0, il 0 è qui, y, cioè la funzione va a meno infinito, mentre per x che tende a infinito, cioè per x che va sempre più verso destra, la funzione sale sempre di più, quindi la y va verso l'alto, vuol dire infinito. Infinito per infinito fa di nuovo infinito. Per avere un asintoto orizzontale sapevamo che il limite per x che tende a infinito della funzione doveva venire un numero. Infinito non è un numero, quindi deduciamo che non abbiamo asintoti orizzontali. Siccome non ci sono gli asintoti orizzontali, ha senso andare a vedere se ci sono gli asintoti obliqui. La formula ci dice che dobbiamo andare a calcolare due limiti, uno per trovare m e l'altro per trovare q. M si trova facendo il limite sempre di x che tende a infinito della funzione fratto x. X sopra e sotto si semplificano e ne rimane una sola sopra. Come sempre andiamo a sostituire al posto di x infinito, viene infinito per ln di infinito che l'abbiamo appena fatto e vale infinito. Anche qui infinito per infinito fa sempre infinito. Come per gli asintoti orizzontali, anche per quelli obliqui noi sappiamo che questo limite deve fare un numero. Infinito non è un numero e quindi possiamo concludere che non ho asintoti obliqui. Ricapitolando, questa funzione non ha né asintoti verticali né orizzontali né obliqui. Andiamo a fare il punto successivo. Dobbiamo andare a trovare eventuali massimi, minimi e flessi della funzione, quindi andiamo a fare la derivata prima. Si tratta di fare la derivata di un prodotto e quindi secondo le regole di derivazione dobbiamo derivare il primo, la derivata di x alla seconda è 2x, per ricopiamo il secondo fattore, più dobbiamo fare il contrario, ricopiamo il primo fattore per deriviamo il secondo fattore, la derivata del logaritmo è 1 fratto x. Una x si semplifica e quindi questa è la nostra derivata prima. Ora dobbiamo andare a porla maggiore di 0. Noto subito che posso raccogliere una x a fattor comune a entrambi i termini. Si tratta quindi di risolvere una disequazione tra due fattori. La regola mi dice che devo fare fattore 1 maggiore di 0, fattore 2 maggiore di 0, a prescindere dal verso che c'è qui, quindi se c'era minore facciamo comunque i due fattori maggiori di 0, e poi la tabella di segni, quindi tre passaggi. Il primo fattore maggiore di 0, ovviamente la soluzione è già fatta, quindi andiamo a fare la seconda. Secondo fattore maggiore di 0, porto il termine noto al secondo membro, divido a destra e a sinistra per il coefficiente davanti alla nostra incognita, che è il logaritmo di x, quindi dividiamo per 2, 2 e 2 se ne va. Poi per poter risolvere questa disequazione logaritmica dobbiamo fare in modo di avere sia a destra che a sinistra il logaritmo naturale. Se non vi ricordate come si risolvono, andate a vedere la mia playlist logaritmi, in particolare il video che si intitola Disequazioni elementari, dove vi spiego come si svolgono questo tipo di esercizi. Quindi mettete stop e poi ritornate a questo punto. In pratica dobbiamo fare in modo che anche al secondo membro ci sia il logaritmo. Vi ricordo che il mio trucchetto è andare a scrivere il logaritmo nella base. La base del logaritmo naturale è sottintesa è e questo meno un mezzo diventa l'esponente. Quindi al secondo membro ho scritto logaritmo naturale che non c'era di e meno un mezzo, che era il numero che avevo al secondo membro, è diventato l'esponente. Allo stesso modo, se avevate per esempio logaritmo in base 5 di x, dovevate fare il logaritmo in base 5 di 5 alla meno un mezzo. Quindi qua ricopiavate esattamente il logaritmo nella base che avevate al primo membro e al posto di e dovevate mettere la base del vostro logaritmo. E da noi il logaritmo è naturale, quindi la base è, se il logaritmo era in base 5 mettevate 5 e così via. Questo è il vostro esponente. Ora che abbiamo a destra e a sinistra il logaritmo, possiamo mandarlo via e risolvere questa disequazione con solo gli argomenti. Questo termine qui è un numero, anche se brutto, pur sempre è un numero, e quindi questa è la nostra soluzione. Ma non dimentichiamoci cosa stavamo facendo. Stavamo risolvendo la derivata prima maggiore di 0 perché volevamo cercare i massimi e i minimi. Quindi fattore 1 maggiore di 0 fatto, fattore 2 maggiore di 0 fatto. Ora dobbiamo andare a fare la tabella dei segni con questi due numeri. Come sempre i numeri vanno ordinati dal più piccolo al più grande. Se calcolate questo con la calcolatrice viene 0, qualcosa e quindi è più grande di 0. Dobbiamo mettere il segno più nella prima soluzione.
x maggiore di 0 da qui in avanti e il resto meno. Poi secondo fattore dobbiamo mettere segno più dove ci dice la soluzione, x maggiore di questa quantità, quindi da qui in avanti, e il resto meno. Prodotto tra i segni, meno per meno più per meno meno, più per più più. Vi ricordo che tutti i nostri calcoli vanno fatti all'interno del dominio della funzione. Il dominio era x maggiore di 0, quindi questa parte qui la cancelliamo. Andiamo quindi a vedere i massimi e minimi soltanto da 0 in avanti. In corrispondenza del segno meno dobbiamo fare una freccia che va verso il basso, in corrispondenza del segno più una freccia che va verso l'alto. Deduciamo che e alla meno un mezzo è un punto di minimo perché la funzione scende e poi sale. Dobbiamo calcolare le coordinate del nostro punto, quindi andiamo a sostituire al posto di x questa quantità nella funzione. Vi ho riscritto la funzione qui perché io ce l'ho nell'altra pagina, in modo tale che così è più comprensibile vedere i passaggi. Al posto di x ho messo e alla meno un mezzo, mi raccomando state attenti, mettete sempre le parentesi, quindi x alla seconda è diventato tutto questo alla seconda e ln di x è diventato ln di questa roba qua. Ora per le proprietà delle potenze io devo moltiplicare gli esponenti, 2 per un mezzo, 2 si semplifica e quindi viene e alla meno 1. Per la proprietà dei logaritmi, il logaritmo in base e di e alla meno un mezzo è proprio meno un mezzo. È come se mandassimo via il logaritmo con la base. Quando il logaritmo è in base 5 e qui c'ho 5 alla qualcosa, mando via. Se il logaritmo è in base 3 e qui ho 3 alla qualcosa, mando via, quindi mi rimane meno un mezzo. Ad ogni modo io vi invito sempre a guardare il video sui logaritmi perché queste cose le abbiamo affrontate nel dettaglio proprio lì. E alla meno 1 lo possiamo ribaltare e quindi viene meno 1 fratto 2. Il punto m di minimo ha queste coordinate. Come sempre, tutte le volte che raggiungiamo un risultato, andiamo a riportarlo nel grafico, usiamo la calcolatrice per capire quanto valgono questi valori. Andiamo nel piano cartesiano a disegnare il punto m. La x vale 0,6, vi ricordo la scala era 3 scacchetti, un'unità, quindi la metà è qui, 0,6 è un po' più qua, mentre la y vale meno 0,2, quindi devo andare giù qui. Questo è il nostro punto di minimo. Ultimo passaggio, dobbiamo andare a calcolare la derivata seconda. Dobbiamo quindi derivare la derivata prima, che era questa qua. Abbiamo due termini da derivare, partiamo dal primo. Qui ho il prodotto di due funzioni, 2x e logaritmo naturale. Quindi la regola del prodotto mi dice che devo fare la derivata del primo, che è 2, per il secondo termine lo ricopio. Quindi quello che ho colorato in giallo l'ho semplicemente ricopiato. Più devo fare il contrario, ricopio il primo, 2x, per derivo il secondo. La derivata di quello in giallo è 1 fratto x. Quindi tutto questo è la derivata di questo primo termine. Più dobbiamo derivare x, 1. Qui x e x si semplifica e 2 più 1 si possono sommare. Ora che abbiamo trovato la derivata seconda andiamo a porla maggiore di 0. Questa è una disequazione logaritmica, portiamo il termine noto di là cambiando di segno, dividiamo a destra e sinistra per il coefficiente che c'è davanti, 2. Ora per poterla risolvere dobbiamo fare come prima, ovvero fare in modo che al secondo membro abbiamo ln. Quindi facciamo lo stesso trucchetto, ho scritto ln, ho scritto e questo numero è diventato l'esponente della base e. A questo punto posso mandare via a destra e sinistra il logaritmo, ricopiando gli argomenti mi viene questa soluzione. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo, avevamo posto la derivata seconda maggiore di 0, quindi ora che abbiamo trovato la soluzione devo andare a fare la tabella dei segni. Metto il segno più quando x è maggiore di questo numero, quindi qua, e il resto meno. Quando faccio la derivata seconda vi ricordo che dovete mettere una parabola triste quando c'è il meno e una parabola felice quando c'è il più. Questo punto è il nostro punto di flesso, chiamiamolo con F maiuscolo. Ora dobbiamo andare a trovare le coordinate, quindi andare a sostituire al posto della funzione dove c'è x questa quantità. La funzione vi ricordo che questa, al posto di x alla seconda mettiamo questo e al posto di ln di x mettiamo ln di questo. Come sempre per la proprietà delle potenze 2 qua si semplifica e il logaritmo naturale di e alla qualcosa è quel qualcosa, perché vi ricordo che ln e si possono mandare via. Questo ha esponente negativo, quindi ribaltiamo sotto e viene meno 3 fratto 2e alla terza. Il punto F, il flesso,
a queste coordinate. Andiamo a calcolare con la calcolatrice quanto valgono e come sempre andiamo a disegnare il nostro risultato in figura, quindi disegniamo il punto F. La x è 0,2, quindi se qui è 0,6, 0,2 è un terzo, è qui, e la y è meno 0,07, quindi approssimativamente qui. Siamo arrivati alla fine, quindi dobbiamo unire tutti i puntini e vedere qual è il grafico della nostra funzione. Ora, per x che tende a 0 la funzione fa 0, l'abbiamo visto prima quando abbiamo calcolato l'assintoto verticale. Poi sappiamo che deve passare per il punto F e per il punto M, che è il punto di minimo, e per il punto 1, perché avevamo visto che intersecava l'asse x nel punto 1, 0. Sappiamo che F è un punto di flesso, infatti prima di F la concavità è rivolta verso il basso, quindi la funzione è triste, dopo F la funzione ha la concavità rivolta verso l'alto, cioè è felice, e infatti qui vedete una bella U. Poi da qui in avanti come ci comportiamo? Quando abbiamo fatto gli asintoti orizzontali abbiamo fatto il limite per x che tende a infinito e abbiamo visto che faceva infinito. Questo vuol dire che la funzione, visto che non può andare a meno infinito perché questa parte del piano è cancellata, andrà a più infinito. Così. E questo è il nostro disegno. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.